Ciao amici e bentornati sul mio canale. Questo gioiellino che ho tra le mie mani è l'ultima webcam lanciata dal brand HubSpot. Il suo nome è Tiny3 ed è una webcam PTZ 4K con audio spaziale intelligente. In questo video andremo a approfondire il tracciamento automatico che può essere fatto sia tramite l'utilizzo dei gesti ma anche tramite il vocale, e le sue piccole dimensioni la rendono una telecamera perfetta anche perché si sposta per lavoro e soprattutto è praticamente plug and play. Vi basterà scaricare il programma e in automatico la telecamera si interfaccerà col vostro computer. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e andremo a analizzare le sue caratteristiche tecniche, e nella seconda parte andremo a fare tutti i test direttamente sul mio bellissimo computer da gaming, così da testarla anche in condizioni estreme attivando tutte le funzioni di intelligenza artificiale. E prima di partire vi ricordo che se alla fine del video sarete interessati a questa bellissima webcam, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video, e se ci saranno anche ulteriori coupon sconto vi lascerò anche quelli nella descrizione di questo video. All'interno della confezione, oltre alla bellissima telecamera, troverete questa custodia protettiva, e devo dire che è anche molto resistente, per cui è perfetta per proteggere la telecamera in caso di caduta accidentale. Utilissima anche questa clip magnetica, perfetta per poter posizionare la telecamera sopra il monitor. È presente anche un cavo doppio tipo C per collegare la telecamera al computer, e se il vostro computer non ha lo slot di tipo C non vi preoccupate, perché nella dotazione HubSpot vi fornisce anche la adattatore. E infine non può mancare anche il manuale di uso ed installazione. E approfondendo il case della telecamera vi voglio far vedere le dimensioni. Come vi dicevo durante l'introduzione, è più corta del mignolo della mia mano, infatti ha un'altezza di 49 mm e una larghezza e profondità di 37. Pesa solamente 63 grammi, per cui è anche veramente molto leggera. Nella parte inferiore troviamo anche la filettatura se la volete legare un cavalletto e non metterla sopra il monitor, per cui la potete utilizzare per registrare video non necessariamente legate al computer. E nella parte laterale c'è lo slot tipo C per collegarlo al computer. Guardate anche la sensibilità del gimbal, e altra caratteristica molto interessante è che se anche la utilizzerete per tantissime ore consecutive non tende a surriscaldarsi. E oltre alle piccole dimensioni, un'altra sua caratteristica di punta, il sensore con una dimensione di 1 su 1.28 pollici, caratteristiche che sicuramente farete fatica a trovare nei competitor di questa Tiny3. Ho già scaricato il programma di HubSpot e adesso andiamo a vedere tutte le funzioni, e ho apprezzato che ci sono due schermate, una per gli utenti professionali che magari lo fanno per lavoro e una versione più semplificata per gli utenti diciamo amatoriali. Vi mostro subito come fare a modificare la risoluzione della telecamera. Ci sono 5 modalità: 720 a 30 fps, 720 a 60 fps, in Full HD a 30 fps oppure a 60, e addirittura in 4K a 30 fps. Questa che state vedendo è una registrazione che sto registrando direttamente con l'HubSpot Tiny3, e nonostante stia registrando a 4K a 30 fps non ci sono lag né rallentamenti. Guardate anche la fluidità, e ho anche attivato l'effetto bokeh. Infatti alle mie spalle è sfocato per rendere ancora più risalto la parte in primo piano. Potete aumentare la sfocatura da 1 fino a 8, guardate in questo caso, per cui se avete la stanza un po' in disordine o qualcosa alle vostre spalle che non volete che venga ripreso, mettendo il livello 8 sarete sicuri che non appaia durante le riprese. Si può anche attivare l'effetto green screen che potete personalizzare. Ho impostato un'immagine e lui in automatico l'ha messa alle mie spalle. Potete anche attivarlo in tempo reale con la funzione proprio green screen. Vi basterà attivare l'effetto background e selezionare la funzione green screen, ed è apparsa l'immagine che ho selezionato come sfondo. Per cui, come avete visto dal test, questa telecamera è perfetta anche per videogiocatori professionali. E potete anche modificare la preview da 16 noni a 9 sedicesimi, per cui se utilizzate piattaforme verticali come TikTok o Instagram, questa funzione vi può essere veramente utile per avere l'anteprima durante la registrazione. Io ovviamente sono youtuber, per cui mi trovo meglio con la versione a 16 noni. Tra l'altro la potete anche ingrandire. Qua ci sono anche le telecamere che utilizzo per registrare. Potete anche modificare il bitrate. Se avete necessità di avere un'altissima risoluzione vi consiglio di cliccare su high. Se invece non vi interessa troppo la risoluzione e non volete appesantire il computer, potete anche optare per la versione low, ma dato che il mio bestione da gaming è dotato di Intel Core i9,
non c'è nessun problema a lasciarlo anche alla massima risoluzione come bitrate. Potete anche decidere su che formato registrare, ci sono tutti i principali formati, tra cui anche l'MP4, e tornando sulla dashboard beccatevi questa clicca, ossia la funzione slow motion, perfetto per essere utilizzato durante i video mentre fate attività sportiva, così da avere delle clip memorabili native direttamente registrate dal programma di HubSpot. Per quanto riguarda la funzione rec è molto semplice, vi basterà schiacciarla direttamente dalla dashboard oppure attivarla con i comandi vocali, che dopo andremo a testare, ma prima finiamo l'analisi delle personalizzazioni. Per quanto riguarda il tracking, potete attivarlo sia in single mode, e adesso come vedete dalla telecamera guardate come mi segue, mi posso spostare a destra e a sinistra. Adesso provo ad andare anche più velocemente, ma guardate la velocità di tracciamento è veramente impressionante, anche perché il gimbal non fa nessun rumore durante il tracciamento, per cui è una telecamera perfettamente silenziosa, perfetta se volete fare delle videoconferenze, magari da remoto, così fluida nei movimenti che sembra di avere un cameraman al vostro servizio. Ha anche la funzione RTC, ossia Real Time Communication, che consiste nel poter utilizzare la telecamera da remoto e quindi aiutare magari un content creator oppure un vostro collega durante una conferenza, diventando una specie di cameraman da remoto. Oltre alla modalità singola c'è anche la modalità gruppo mode, se per caso siete in più persone davanti alla telecamera. Magari se fate un video con gli amici, questa funzione darà la precedenza al gruppo, avendo sempre tutte le persone perfettamente registrate. Non male anche la funzione di auto zoom, anche in questo caso ci sono 5 personalizzazioni, c'è anche questo breve tutorial che ve le mostra. La prima funzione è quella total body, in cui c'è il corpo per intero inquadrato, potete selezionare anche una parte del corpo, mezzo busto, oppure anche avere un primo piano direttamente mentre parlate. Questa è la modalità full body, ovviamente per problemi di spazio con la scrivania non riesco ad andare più indietro, ma come vedete inquadra totalmente il mio corpo. Questa invece è la funzione mezzo busto, guardate infatti come ha già zoomato e praticamente arriva alla linea della vita. Se volete diciamo un'inquadratura un po' più da vicino, ma non esclusivamente sul vostro viso. Ed ecco invece quella del primo piano, guardate come zooma perfettamente il mio viso, e questa è la modalità perfetta se volete avere un approccio un po' più diretto e visivo con i vostri clienti, oppure se state facendo una videochiamata. E anche la modalità di zoom è veramente molto rapida. Io adesso lo sto mettendo in difficoltà perché mi sto avvicinando e mi sto spostando, riesce a sincronizzare sia il gimbal e anche l'auto zoom, per cui non sto riscontrando anche nei test particolari difetti. E questa invece è una modalità che apprezzo tantissimo, ossia la modalità senza volto, molto utile se per caso volete essere ripresi, e la sto provando anche in questo caso a mettere in difficoltà allontanandomi, ma come vedete non inquadra mai il mio viso. Modalità perfetta per la privacy, se volete far vedere magari oggetti o anche semplicemente dei vestiti. Potete anche modificare la posizione della telecamera con il cursore, e guardate anche la velocità di rotazione. Questo è il mio super computer da gaming. Guardate anche in questo caso la risoluzione, e potete anche regolare lo zoom fino a 4x. In mano ho questo misuratore della temperatura che è veramente molto piccolino, meno di 5 cm. Beccatevi lo zoom di questa Tiny 3, si vede perfettamente la temperatura 26 gradi e anche l'umidità. E beccatevi sta perla, a 2 metri dalla telecamera riesce addirittura a leggere la scritta. Se avete una lavagna non troppo grande e scriverete in piccolino, oppure state mostrando delle slide anche in questo caso con delle scritte non troppo grandi, non vi preoccupate perché questa Tiny 3 riuscirà comunque a rendere leggibile tutto il testo. Ci sono anche 3 modalità di zoom preselezionate: wide, che è quella che state vedendo, medium, che è leggermente un po' più zoomata, e narrow, che è praticamente un primo piano. E grazie al doppio asse sia verticale che orizzontale potete anche inquadrare la vostra scrivania o dare l'attenzione a quello che state facendo con le mani. Non sarà assolutamente un problema, perché riesce, nonostante sia sopra lo schermo, a inquadrare perfettamente la scrivania. Anche in questo caso la risoluzione è ottima e potete anche zoomare in base alle vostre esigenze. E ora andiamo a vedere anche la modalità di tracciamento tramite i comandi vocali. Attualmente, come vedete, non mi sta seguendo perché la modalità è disattivata, e nonostante non sia fisicamente sulla tastiera posso attivare la modalità di tracciamento. Track Me.
Appena ha sentito il mio input, guardate come ha subito iniziato a seguirmi, per cui è perfetta per essere utilizzata anche a distanza. Se per caso siete molto lontani dalla telecamera, non dovrete ogni volta andare al computer per cambiare la modalità. Posso anche bloccare la modalità di tracciamento, Unlock Me, e come avete visto adesso non mi segue più, Zoom in Closer, e adesso ho attivato la modalità Zoom. In questo caso sta solo zoomando ma non mi sta tracciando, infatti se mi sposto non mi sta seguendo, e se volete sia lo zoom che il tracciamento vi basterà attivarli entrambi. Track Me. E con questa modalità, che è una di quelle che preferisco, zooma in maniera automatica la mia persona e mi segue in tempo reale. E grazie al programma potete anche salvare fino a 4 angolature prestabilite e le potete attivare anche queste tramite vocale. E se il controllo della telecamera tramite modalità RTC, tramite comandi vocali o direttamente col cursore non vi dovesse bastare, vi informo che la potete anche controllare con le mani. Vi basterà posizionare una mano verso la telecamera e attiverà direttamente il tracciamento, per cui è veramente molto intelligente, anche perché è dotata di riconoscimento della voce, e anche per zoomare vi basterà semplicemente fare il gesto della L. Ma visto che sono molto cattivello, voglio mettere ulteriormente in difficoltà il tracciamento andando a correre direttamente sopra la scrivania. Beccatevi l'altezza, riesco direttamente a toccare il soffitto, e pensate che questa stanza è alta 2,70 m. In questa zona c'è il green screen, spero che si veda bene dalla telecamera. Invece qua ci sono le luci che utilizzo quando utilizzo il green screen. Provo anche a camminare avanti e indietro, ma guardate come mi segue, e visto che siamo a 3 metri provo a vedere se riconosce anche la modalità zoom con la mano. È riuscita a vedere il palmo della mia mano nonostante la distanza di oltre 3 metri dalla telecamera. E direi che per quanto mi riguarda la modalità tracciamento è approvata al 100%. Potete anche attivare vari filtri di bellezza se per caso la utilizzate anche in streaming in tempo reale. Tra quelle che trovate c'è la modalità nativa, che mi snellisce il viso e mi rende anche la pelle un po' più chiara, la modalità classica, che è una via di mezzo e mi fa anche l'effetto del rossetto incredibile, e infine la modalità uomo, che tira via tutta la parte del rossetto e lascia in vista anche un pochino la barba. Tra l'altro tutte queste modalità le potete personalizzare sia per quanto riguarda la tonalità, c'è da perderci veramente delle ore. Ovviamente per tempi tecnici di recensioni ve li faccio solo vedere. Qua potete addirittura modificare le parti del corpo, gambe, piedi, spalle e anche il petto, e concludiamo il tour delle impostazioni andando a visionare le personalizzazioni dell'immagine. Potete attivare o disattivare l'HDR, stessa cosa per l'autofocus, potete preimpostare se l'autofocus lo volete direttamente nel volto oppure a corpo intero. C'è anche una parte di setting molto più tecnica per i colori che farà molto piacere a tutti gli smanettoni che stanno guardando questo video. Potete lasciare le esposizioni in maniera automatica e beccatevi di che super range è dotato questa telecamera. Potete anche modificare la velocità dello shutter, e una caratteristica che mi ha veramente impressionato è il range dell'ISO, che va da 100 a 12800, e continuando con il tour potete anche disattivare l'anti-flicker, impostarlo a 50 oppure a 60 Hz. E come vedete tutte le modifiche che fate vengono riportate in tempo reale nella video preview, per cui tanta roba anche come rapidità nella modifica durante le riprese. E infine potete anche modificare il contrasto, la saturazione e tutte le altre caratteristiche per la personalizzazione del colore. E nelle impostazioni aggiuntive potete anche modificare il tempo di standby della telecamera da 30 secondi a 2 minuti a 10 minuti. Io mi sono trovato bene a 10 minuti perché 30 secondi è veramente un tempo troppo ridotto per chi magari ogni tanto ha delle pause durante le riprese. Potete anche modificare o disattivare l'utilizzo delle mani, ed è una funzione molto utile che si possa disattivare, perché se per caso gesticolate molto oppure state facendo un esercizio con le mani, magari la telecamera lo fraintende come zoom e in questa sezione lo potete direttamente disattivare. E ultimo ma non per importanza, una delle funzioni più divertenti, ossia la funzione avatar. Ci sono già tantissimi avatar preimpostati, adesso ne provo a prendere uno a caso. Proviamo questo ragazzo con le orecchiette, mettiamo il nome e di base potete scegliere tra 4 sfondi: la natura, un lago ghiacciato, direttamente un summer party oppure un'ambientazione in stile medievale. Potete anche attivare degli effetti come le farfalline oppure la caduta delle foglie e anche delle bellissime stelline. È dotato di un sistema di microfoni, uno omnidirezionale e 2 direzionali. Vi riesce a fornire 5 modalità audio, a partire dalla modalità Pure Audio Mode, che è una modalità perfetta magari per chi fa video ASMR. Sentite la qualità dei rumori?
Continuando con l'elenco troviamo la modalità Spatial Audio Mode che adesso ho attivato, che dà un po' più di senso di profondità, come essere dentro alla stanza mentre si ascoltano le persone che parlano. Un'altra modalità molto interessante è la Smart Omni Mode, che è perfetta per i meeting o le conferenze perché attiva l'audio a 360 gradi, per cui anche le persone che sono dietro alla webcam vengono registrate perfettamente, evitando di dare la precedenza solamente alle persone che sono poste davanti alla telecamera. Una modalità invece molto interessante per chi registra in un ambiente molto rumoroso è la modalità Directional Mode. Adesso la andiamo a testare, attiverò un video di YouTube e lui in automatico darà precedenza alla mia voce, cercando di escludere il più possibile i rumori provenienti dal cellulare. Sentite quanto è alto? Lo vado a posizionare di fianco alla mia scrivania, infatti sta dando precedenza alla mia voce, nonostante stia tenendo il cellulare a manetta. Funzione veramente utile per facilitare anche il post produzione. Io ne so qualcosa perché ogni volta che devo rimuovere dei rumori di sottofondo si fa veramente fatica e soprattutto prende tantissimo tempo. E infine l'ultima modalità, la Dual Directional Mode, in cui la telecamera dà la precedenza alle due persone che stanno parlando. E questa che state vedendo è la modalità tracciamento tramite riconoscimento della voce. In base alla zona dove state parlando, la telecamera si girerà in quella direzione. Una delle modalità veramente che mi ha lasciato senza parole, perché se avete presente durante una conferenza e parlano più persone, ogni volta con le altre telecamere dovrete disattivare il tracciamento dalla persona che sta parlando per passarlo alla persona successiva. Invece con questa modalità di tracciamento audio di gruppo sarà la telecamera stessa che si girerà in tempo reale verso la persona che sta parlando. E concludo la recensione parlando del prezzo. Questa bellissima HubSpot Tiny Free viene venduta su Amazon e sul sito ufficiale a 379 euro. Ma non è tutto, perché grazie ai codici sconto che vi ho inserito nel primo commento e nella descrizione potrete ottenere, se deciderete di acquistarla, un ulteriore 5% di sconto. Se avete qualsiasi domanda, mi raccomando, non esitate a scriverla nei commenti. Se volete acquistarla o informazioni aggiuntive, vi consiglio di cliccare il link che vi ho lasciato in descrizione, sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Da Luca Tac e da questa Tiny Tree è proprio tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!